Allora, Ale, va bene la nuova foto, ma mica adesso devi Subito. andarla a fare. No, mi ero preparato, avevo già tirato fuori un completino da favola. Ti è rioliato il muscolo e quindi giustamente. Va bene, dai, bando alle ciance. Alex, secondo te i tifosi del Milan si devono preparare a salutare qualcuno dei big? Perché ieri si parlava dell'interesse Bayern per Teo, oggi della Litiad per Leao, nonostante le parole di Ibra. Tu che dici? Ma io dico che indipendentemente da quelle che sono le offerte che possono arrivare, che possono essere anche legittimamente valutate in base all'importanza delle stesse, si deve lavorare sui rinnovi, non di Leao perché Leao l'ha completato, ma su quelli che sono i giocatori che probabilmente potranno avere un mercato in uscita appunto nei prossimi mesi, anche anni mi auguro, però in ogni caso in quest'ottica di player trading, in quest'ottica dove ci sono ancora delle realtà economicamente importanti che possono influenzare la decisione del giocatore, nonché anche stuzzicare e solleticare la pancia dei nostri dirigenti, però nel frattempo sono due discorsi che io terrei strettamente separati. Mi ricordo anche un Thiago Silva rinnovato dopo 48 ore venduto al Paris Saint-Germain. L'importante è rinnovarli, perché questo è importante, lo ha fatto l'Inter, che non è escluso che possa vendere sia Barella che Lautaro in futuro, ma intanto la tanto vituperata Inter, presa in giro, derisa, criticata e tutto il resto, ha messo 9 milioni sul piatto per Lautaro, 7 per Barella e ha blindato Ma quindi Ale, che stanno facendo. scusa, ma quindi la narrazione, il fondo di investimento bada solo al soldo, Sì, il nostro. non torna qualcosa paragonando la situazione Milan e quella dell'Inter? Ma io ho detto in una recente live quello che è il mio pensiero. Secondo me il fatto che Octree abbia preso l'Inter ha un doppio significato. Diciamo non positivo per il Milan, ma per il Milan inteso come dirigenza, positivo invece per quanto riguarda i tifosi rossoneri. Cioè? Perché? Perché adesso c'è la competizione, adesso non c'è un cinese fantomatico, nascosto, debiti, c'è un percorso di risanamento, c'è un percorso targato canadese, non è americano, canadese, ricordiamo Octree, però hanno la stessa proiezione al momento. Di conseguenza quello che verrà fatto dall'altra parte della sponda del naviglio non ne può essere più derubricato ma loro fanno così perché tanto si arrangiano per arrivare a fine stagione. No, adesso stanno pianificando, hanno blindato, tra l'altro hanno fatto una mossa che li differenzia molto dalle scelte della proprietà rossonera, ovvero quello di blindare un dirigente e addirittura legittimarlo ancora di più. Promuoverlo. Non si sono posti il problema di inserire un uomo Octree, di avere cambio di dirigenza perché è cambiata la testa. Quindi hanno un modus operandi diverso dal nostro. Questo obbligherà Redbird a confrontarsi, li metterà di fronte e quindi secondo me è una notizia pessima per la retorica, la narrazione che si può avere da una parte e ottima per quanto riguarda il milanista, che adesso ha la possibilità di sperare che questa competizione, questo face to face nella gestione possa costringere Redbird a un percorso un po' più di calcio, ecco. Vabbè, questa visione effettivamente è interessante ed è originale. Ovviamente dopo l'approfondiremo. Restando sul mercato, Ale, Zirkzee inizia un po', come dire, a passare un po' di tempo. Iniziamo un po' a perdere le speranze. Si parla di piani A, B, C, D. Come andrà a finire? Ma come andrà a finire lo scopriremo solo vivendo. Io analizzo quello che è la situazione. Intercettato a novembre, è un giocatore sul quale il Milan non ha mai smentito, hanno lavorato, ho avuto sempre conferme e ho raccontato passo dopo passo quello che è stato il percorso, dalle prime smentite a poi l'individuazione di Zirkzee come punta
di diamante per il mercato targato 24-25, e quindi per quello, rispetto a quelle che sono le gestioni degli acquisti, trattative passate dove sono stato molto solidale e al fianco della dirigenza anche contro una gestione delle commissioni che io ho sempre combattuto, sai bene la mia battaglia contro alcuni procuratori, ciò che non è mai cosa buona e giusta quando fai mercato, ti crea tanti nemici, ma al Milan prima di tutto per quanto mi riguarda, e quindi ho sempre portato avanti questa battaglia, meno in questa situazione. Perché quando ci si è avvicinati a Zirkzee si sapeva già che Chia era il suo procuratore, lo si conosceva già, e se non lo si conosceva già vuol dire che non abbiamo abbastanza preparazione in tema campo, e quindi si sa anche che il valore non è 40 milioni e quindi di conseguenza la clausola imposta al Bologna da parte di Chia è stata voluta proprio per mettersi in tasca gli altri 10/15, quindi non accetto nulla che sia relativo alle commissioni, all'indignazione, il 40% del valore del cartellino. Vale 55 sì o no? Se vale 55 e lo hai seguito dall'inizio, allora lo devi portare a termine, se no hai perso l'ennesima battaglia, l'ennesima corsa, e quindi ti mostri debole. Se lo porti a casa e che ti frega che sia considerabile 50 più 5 o 40 più 15. C'è una differenza, abbiamo detto, dal punto di vista finanziario, perché proprio dell'uscita di cassa eccetera, però come dici tu, cioè io sottoscrivo no, ma infatti, ma poi quello che dici tu, cioè vale 55 sì o no? Perché se ti stanno ciulando 55 perché vale 20, allora molli tutto. Se vale 55 poi dopo che paghi di più la confezione o il gelato dentro, alla fine quello devi spendere. No, ma su questo, Ale, infatti mi collego, perché la mia impressione è che si stia un po' ricalcando la brutta figura, e non ho problemi a chiamarla così, fatta con Taremi la scorsa estate. Cioè il Milan sembra che caschi un po' dal pero del calciomercato, cioè il Porto chiede sempre dei soldi in più all'ultimo giorno di mercato, ci siamo anche un po' fatti prendere in giro. Qua mi dà l'impressione che stia un po' accadendo la stessa cosa, come dici tu giustamente, seguiamo Zirkzee da novembre, ma è in preparazione, scusa, per chiudere la tua domanda, è in preparazione oppure è una comunicazione impostata così, Ale? Perché è ovvio che se tu dici no, loro non comunicano, quindi anche se poi passano questi concetti, chi se ne frega, vabbè, è la loro strategia. Tu che dici? Guarda, io ripeto, sul tema del calciomercato, strategie di mercato, contrattazioni, ho sempre tifato per un Milan che non comunicasse nulla, perché questo, soprattutto quando non puoi arrivare con il portafoglio pieno, la carta di credito di Paris Hilton a comprare e a doppiare ogni offerta di un'avversaria, devi operare ovviamente nel silenzio, nell'anonimato, e cercare di colpire nel più breve tempo possibile e chiudere la trattativa. Quindi non mi piace mai quando c'è troppa narrazione intorno alle trattative. Sta di fatto che non importa se ovviamente quello che mi auspico è che questo non si ripeta, perché poi incomincerebbe a puzzare di non capacità di gestione, perché a Taremi dobbiamo unire anche quello che non cita nessuno, che è Thiago Motta, perché Thiago Motta, sul quale eravamo in vantaggio, ci è stato soffiato proprio per un'azione, un'incursione di chi invece il direttore sportivo lo fa da anni, lo fa bene, e ha esperienza, e si chiama Giuntoli. Poi possiamo far finta di nulla, possiamo raccontarci che Fonseca era il piano A, va benissimo, adesso forza Fonseca tutta la vita, perché il nostro allenatore sta di fatto che si è proposto, e l'hanno proposto al Napoli insieme al Milan nei giorni in cui l'ho raccontato, intorno al primi di aprile. Quindi cioè Fonseca è stato presentato al Milan, è stato presente, come si dice, è stato proposto, è stato proposto il 7 aprile, almeno il 7 aprile l'ho intercettato io, che poi ho preso una settimana per evitare la notizia ai tifosi rossoneri, ci ho lavorato su al 13-14. Quindi sia Napoli che Milan? Sì, era stato proposto, quindi voglio dire, essendo stato proposto ovviamente automaticamente non può essere una scelta voluta, anche perché poi adesso mi sento raccontare, vabbè, è vero, tramite media e tutto il resto, però sappiamo già come funziona il giro del fumo, che Fonseca punterebbe a un altro. Allora cosa vuol dire? Che tu hai parlato con un allenatore, hai puntato per 6 mesi un giocatore del tuo... Cioè, ragazzi, io accetto tutto, accetto qualsiasi tipo di soluzione, di scelta, poi la critico o non la critico, però non voglio essere offeso nella mia intelligenza, e chiedo solo questo. Ale, ma Tomori Tonali è fantascienza?
Beh, direi che allo status attuale sì, ma semplice per il motivo che ragazzi, lo stipendio che prende Tonali Milan non glielo darebbe mai, e quindi dovrebbe lui decurtarsi del 60, del 40% perlomeno quello che ha ottenuto come contratto per andare in Inghilterra. Quindi anche se riesce a fare una quadra su quelli che sono tra ammortamenti e cose varie, il cartellino, dando un valore anche sovrastimato a Tomori, in questo caso se tu pensi 70 milioni meno i 14 che mi sembra essere l'ammortamento annuale per Tonali, da 70 togli 14 sono 56, può starci che Tomori venga diciamo quantificato in questa cifra, ma poi c'è il problema della gestione del cartellino, nel senso dell'ingaggio, che è sì, però lì sai Ale, alla fine è andato lì, non dico perso un anno ma quasi, lontano da casa, cioè sono tante poi le decisioni, le variabili da valutare poi nel prendere una decisione, non solamente quella economica. Il Newcastle non si può permettere di fare minusvalenze importanti. Il Newcastle, no, parlavo dello stipendio di Tonali, solo dello stipendio di Tonali. Ah, ok. Ma sì, però bisogna capire, cioè, voglio dire, sì, milanismo, sì, se dovesse tagliarsi lo stipendio del 50%, forse Tonali tutta la vita. Il problema è che poi bisogna trovare un sostituto di Tomori, che è vero che non è l'eccellenza fatta difensore, perché alterna stagioni da Sandro Nesta a invece altre stagioni un po' più claudicanti nelle prestazioni e nella continuità. Però da Senderos. Ho sentito nella stessa frase Nesta e Senderos. Ale, ti faccio l'ultima a proposito di milanismo. Bravo, anch'io. A proposito di milanismo, le parole di Teo le abbiamo sentite tutti, abbiamo tremato tutti. A parte come pensi che possa andare a finire questa vicenda, per me la mia modesta opinione è che Teo meriti tutti i soldi che merita tutti i soldi che chiede, che sono tra i 7 e gli 8 milioni, quello che è il terzino top nel suo ruolo, va pagato come tale, perché se il Milan poi fa una valutazione da 100, dicevamo ieri, milioni, non è che poi lui può prendere 4 milioni all'anno, quindi oltre a questa mi collego, la prenderebbero tutti molto male, Teo. Cioè, secondo me la cessione, dimmi cosa ne pensi, eventuale di Teo anche a fronte di 100 milioni, 120, quelli che vuoi, non sarebbe digerita dal tifo. Non sarebbe digerita dal tifo, che lo elegge anche futuro capitano, quindi lo vorrebbe futuro capitano, un giocatore che poi tra l'altro in campo da sempre comunque tanto alla squadra, poi ovviamente col suoi alti e bassi, però quando c'è da lottare lui difende la maglia come va a difesa, ed è un giocatore che comunque in ogni caso non è sostituibile, non è un giocatore con il quale, senza il quale tutto rimane tale e quale, è atipico, è diverso, questo lo rende uno dei terzini più forti al mondo, e il fatto che abbia accettato 4 milioni e mezzo di stipendio quando altri suoi colleghi ne prendevano 8 in terre anglosassoni, quindi io credo che a oggi, se chiede quanto vale Leao e quanto prende Leao, tsunami che nello spogliatoio era comprensibile, sarebbe stato comunque strano se non fosse successo lo stesso, ecco, chiedere 8 milioni, 7 milioni o comunque trovare la quadra e dargli un bel contratto e leggerlo a bandiera rossonera per i prossimi anni, anche perché poi lui a Milano si trova bene, la famiglia si trova bene, vogliono stare a Milano, e hanno spinto anche il Milan a vendere Tonali quando l'anno scorso poi non c'era la possibilità di vendere Toeo, perché lui non voleva andare via, la moglie non voleva andare via, e quindi poi è arrivata l'offerta Tonali, la sliding door fortunata per noi vista la squalifica dell'italiano, tutte belle cose, però sta di fatto che il Milan era pronto a venderlo già al posto di l'estate Tonali. scorsa. Quindi, ecco. quindi non è lontano dalla loro ottica, bisogna però capire cosa vogliono fare. Ripeto, dobbiamo... Allora, io adesso questo mando un messaggio, io capisco tutto, capisco il modus operandi che un gruppo, soprattutto lontano dalle frequenze e le dinamiche di un calcio che conosciamo, col quale siamo cresciuti, va bene tutto, però sta di fatto che ci sono dei momenti in cui devi comunicare o con parole o con azioni
quello che è il tuo percorso, lo devi determinare. Nel momento stesso in cui una tifoseria, e mi dispiace di dover tornare dall'altra parte del naviglio, però è giusto confronto perché questo accende elementi. Se dall'altra parte una situazione molto più complicata, una situazione di vittoria molto più profonda, una situazione di tutt'altra natura rispetto al nostro percorso che il milanista accompagnato da tanti anni a questa parte sta facendo e supportando la squadra a prescindere. Quindi se tutto questo percorso vede dall'altra parte una conferma di un giocatore, il tuo top player a 9 milioni, il secondo giocatore, quindi il centrocampista più forte d'Italia che è Barella a 7 milioni, senza porsi benché minimo un problema, vuol dire che loro ritengono quei giocatori un asset importante e soprattutto diciamo la base sulla quale costruire ancora la competitività. Se il Milan rinuncia venalmente a quelli che sono i suoi top player, noi abbiamo tre top player diciamo paragonati a quello che è la nostra dimensione, il nostro momento storico, Teo Hernandez, Leao e Maignan. Bene, se vengono toccate queste tre figure vuol dire che tu automaticamente, oltre ad aver perso la seconda stella e di conseguenza essere già ipoteticamente la seconda squadra di Milano, ti sei impoverito ulteriormente ancora di più, dimostrando che tu i tuoi top player non riesci a tenerli, non riesci a resistere alle tentazioni e sei costretto a vendere, quindi diventi anche sotto il punto di vista dell'azione la seconda squadra di Milano. Io ti farò la seconda squadra di Milano, vedere Milan seconda squadra di Milano, aggiungo un anche no. E credo che anche tanti tifosi che sono un po' scontenti di questo tipo di gestione un po' così siano d'accordo. Mi hai inquietato, Ale. Se stanotte non riesco a dormire ti chiamo nel cuore della notte, sappilo. Mi spiace, ma bisogna raccontare quello che si vede. È poi giusto, per il resto è giusto. si spera sempre di essere smentiti, si spera sempre, si applaude quanto fatto fuori campo, senza se, senza ma, si appoggia la politica come ha fatto tra l'altro tutta la tifoseria rossonera che oggi viene criticata perché un po' presuntuosa, arrogante e pretenziosa. Io in verità ricordo che i tifosi milanisti hanno accompagnato questo percorso, l'hanno accompagnato con silenzio, hanno accettato la qualifica esatto, dall'Europa, hanno accettato tante cose. Se oggi ritornano ad alzare la testa è un buon segno di ritrovata competitività, ambizione e voglia di Milan. Questo non può essere tacciato come un capriccio, non può essere visto in accezione negativa. I milanisti si sono sempre dimostrati da Milan, adesso certe decisioni ci dimostreranno se la proprietà e la sua dirigenza sono questi da Milan. Ale, ti giro una serie di complimenti arrivati in chat per la tua genuinità e professionalità. Ti mando un abbraccio e ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti voi in studio e ovviamente chi ci segue, grazie per i commenti e forza Milan a prescindere. Esatto, ciao, sempre. Ale, ciao Ale, ti vogliamo bene. Ciao.